Ciao cittacci, benvenuti nel nono video e si chiama Output. Allora, partiamo subito. Vediamo come è indicato nell'immagine che vi ho riportato del manuale. È indicato l'uscita numero 1. L'uscita numero 1 è quella che va collegata al guitar through. Quindi è di fatto un'uscita, anche se è nel pannello degli input, ok? Serve ad andare direttamente ad un amplificatore, a collegare direttamente un amplificatore, senza che il segnale venga processato dal voice live, ok? Mentre per quanto riguarda il punto numero 2 del pannello, che c'è scritto monitor through serve a collegare una cassa, semplicemente, quindi avere un segnale monitor nel quale voi potete mettere quello che entra dal monitor in. Il 3 invece, il punto numero 3 è l'ingresso cuffie o in-ear, che qualsiasi cosa che vogliate collegare. È un mini jack, quelli da 3,5 mm, e serve per sentire in tempo reale quello che state facendo. Ovviamente possiamo regolare tutte le impostazioni della schermata principale del display, possiamo regolare i livelli di ascolto, ok? Delle cuffie, degli aux, eccetera. Poi andando avanti c'è il punto numero 4. Il punto numero 4 sono le uscite main della voce. Allora, bisogna fare un po' di chiarezza su queste uscite. Intanto sono due Canon, però praticamente c'è un left, un ingresso left, un'uscita left e un'uscita right. Allora, quando noi colleghiamo solamente un Canon, quindi sull'uscita left, automaticamente il segnale della voce esce in mono. Quindi facciamo l'ipotesi che noi abbiamo solamente collegato un ingresso voce sul voice live, vogliamo usciamo dall'uscita left, sentiremo in mono. Quindi se colleghiamo il Canon left e right avremo la percezione di stereofonia, quindi entreremo in un mixer, ok? Left entrerà nel canale 1, ipotesi, right nel canale 2, e mettendo allo stesso livello avremo la percezione stereofonica dell'effetto che sta suonando sul voice live, ok? Ipotesi, abbiamo un microfono collegato all'ingresso microfonico, una chitarra collegata sull'in dell'ingresso chitarra, e colleghiamo left right, ok, i Canon che escono e vanno nel mixer. Allora succede che sia il segnale della chitarra sia il segnale della voce escono entrambi dalle uscite main della voce, ok? Questo è molto importante. Quando invece colleghiamo la chitarra alle proprie uscite, che è il punto numero 5 del pannello posteriore del voice live e del manuale, automaticamente la chitarra verrà sottratta alle uscite main di voce e verrà inserita nell'uscita della chitarra, ok? Questo è importante. Poi in un video separato vi farò vedere come impostare le uscite e gli output, insomma, della voce e della chitarra. Ci sono un paio di cose da sapere in più. Ok, andiamo al punto numero 5. Al punto numero 5 praticamente sono le uscite della chitarra. Anche qui abbiamo left right, quindi se colleghiamo solamente il left tramite un jack da 1/4 normale per chitarra e andiamo ad un amplificatore, sentiremo la chitarra in mono. Se le colleghiamo tutte e due a due amplificatori diversi, quindi il left andrà in un amplificatore con la sua cassa e il right andrà in un altro amplificatore, quindi in un'altra cassa, sentiremo l'effetto stereofonico, ok? Stessa cosa, questo può essere collegato a un mixer, come abbiamo detto per le uscite della voce, e possiamo gestire gli ingressi nel mixer separatamente. Ovviamente ci sono tante modalità, il manuale riporta tanti casi particolari, vi consiglio di guardare quello, solamente i parametri, quindi solamente i pannelli che riguardano le tipologie di collegamento dell'effetto, ok? Che tanto è riportato molto semplicemente, si capisce facilmente. Adesso vi dico solo a cosa servono, ok? Queste uscite. Poi abbiamo il numero 6 che sono gli output per quanto riguarda il MIDI, ok? Quindi se vogliamo collegare un cavo MIDI per andare a un computer possiamo farlo tramite questa tipologia di uscita.
vi parlerò appunto, come detto prima, in un video separato delle modalità di gestione degli output direttamente dal Voice Live, ok? Va bene? Ciao città, al prossimo video.